místa, kde se dnes odehraje další epizoda pořadu One Day with BB. Nahlédneme do života Lukáše Skorpulského, brankaře, který stál u největšího triumfu Boloni za poslední půlstoletí. Krásný den, Lukáši, děkuji za tvůj čas. Chtěla bych ti pogratulovat v Coppa Italia k vítězství. Jaké to bylo stát před fanoušky po 51 letech čekání? Bellissimo, perché dopo 51 anni praticamente Bologna è tornata a vincere una coppa importante che è Coppa Italia. Personalmente per me è anche un primo trofeo nella mia carriera. Speriamo che non ci fermeremo perché quest'anno giocheremo altre 3 competizioni che possiamo vincere dei trofei. Co si myslíš, že stálo za tímto historickým úspěchem? Secondo me è stato che siamo un grande gruppo qua, siamo dei ragazzi tutti umili, grandi lavoratori, non c'è uno che pensa, tra virgolette, che una magari si può dire una stella, che siamo, come ho detto prima, che siamo tutti umili. È arrivato un nuovo staff che ha fatto un grande lavoro. E poi penso che è stato infatti un grande gruppo e poi abbiamo fatto anche grande campionato e siamo arrivati a vincere questo trofeo e abbiamo portato la felicità a tutta Bologna. Reakce fanoušků a celého města musela být neuvěřitelná. Jak jste si užili oslavy? No, come ho detto prima, per me è stato un mio primo trofeo nella mia carriera. Quindi sinceramente appena ha fischiato l'arbitro mi sono messo a piangere. C'è stata con me mia famiglia a Roma, abbiamo festeggiato tutti insieme, poi siamo tornati qua, abbiamo fatto una cosa bellissima per i tifosi, che abbiamo fatto il giro con Pullman, scoperto qui per la città di Bologna. C'erano circa di 100.000 persone per strada e lì diciamo che ci siamo resi conto che era importante vincere qui a Bologna. Dostali jste od vedení nebo trenéra nějakou speciální motivaci? No, il nostro staff, il nostro mister, diciamo che è sempre carico. Qualsiasi, se giochiamo amichevole o finale di Coppa Italia, è sempre carico, sempre voler fare bene le cose. Quindi siamo, diciamo, tutti i giorni motivati qua. Ma io penso che prima di un finale, di una partita così importante, sei talmente tanto da solo carico, diciamo, e motivato che non serve più che il mister magari ti dà delle cose che ti motiva, perché vuoi vincere, sei professionista, lo sai quello che devi fare. Io personalmente non avevo più bisogno che il mister mi motiva ancora di più, perché ero talmente tanto sentito questa partita che la volevo vincere e basta. Kdy jste poprvé uvěřili, že můžete dojít až do finále? Penso che quando abbiamo giocato a Bergamo contro l'Atalanta i quarti di finale, lì diciamo che Atalanta è una buona squadra, una grande squadra, quindi lì magari avevamo un po' di preoccupazione che, tra virgolette, si poteva perdere, ma noi, come ho detto anche prima, siamo un grande gruppo, ci abbiamo creduto, ci siamo caricati prima di questa partita contro l'Atalanta. Abbiamo vinto per fortuna 1-0, poi abbiamo fatto 2 partite semifinale con Empoli, è andata benissimo e siamo arrivati lì in finale. Come detto prima, penso che la partita di svolta che si può arrivare nel finale era contro l'Atalanta. Ve finále jste narazili na slavný AC Milan, který si v tu dobu procházel krizí. Jaké byly tvé první myšlenky? Io penso che sì, Milan l'anno scorso non ha fatto una, diciamo, buona stagione, però Milan è sempre Milan, c'ha dei giocatori individuali che un giocatore può vincere la partita, come tipo per esempio Leao, come l'anno scorso era Theo Hernandez che è andato via, e quindi li abbiamo affrontato con grande rispetto ma senza paura, diciamo. Lo sapevamo che sono in crisi, però 4 giorni prima o 3 giorni prima giocavamo contro loro in campionato, che abbiamo perso 3-1 lì da loro in San Siro, e quindi posso dirti, brutto un po' dire, però forse si può dire che questa partita, quando abbiamo perso 3-1, ci ha dato un po' di più ancora carica, perché diciamo, cavolo, adesso è la finale, qui si poteva perdere, abbiamo perso 3 punti, sì, però 3 punti, però nella classifica non è cambiato tanto.
in finale se perdi è finita perché la partita è, diciamo, secca, si dice quando giochi, no? E lì magari anche grazie che abbiamo perso in campionato 3-1 ci ha dato la svolta anche questa partita che eravamo ancora più carichi, dicevamo anche questa cosa prima di partita nella spogliatoio, che ragazzi il finale si gioca una volta all'anno, c'è una partita sola e bisogna dare più di 100%. Infatti abbiamo fatto così e per fortuna con grande motivazione abbiamo vinto la partita. Popiš mi atmosféru v šatně před finálovým zápasem a jak ty konkrétně jsi se připravoval na tady ten zápas. Přece jen říká se, že golmani mají takový svůj vlastní svět. Diciamo che noi portieri, che siamo 4 portieri più due preparatori di portieri, siamo un gruppo a parte. Facciamo un po' di lavoro diverso, diciamo, perché è diciamo che è un lavoro talmente diverso da quelli di giocatori che siamo più con noi che in gruppo di giocatori. C'è un gruppo di portieri, c'è il gruppo di giocatori, diciamo. Noi prima della partita, come gruppo portieri, diciamo che io sono quello più vecchio, a parte i nostri allenatori di portieri. Volevo prendere la cosa in mano, diciamo, che volevo un po' con mia esperienza caricare tutti, anche se può giocare solo uno. Ho fatto un discorso perché prima di uscire, diciamo, al campo, solo portieri, che avevo bisogno anche di nostri due portieri e di nostri due allenatori di portieri, che ho bisogno anche di voi oggi, non è che solo io adesso gioco. Voglio che mi state vicino, che è una partita importante per tutti e vinciamo questa partita per noi tutti insieme, non solo io perché gioco. Infatti sono stati bravissimi ragazzi, anche lo staff nostro che è stato sempre vicino a me, magari aiutando anche me, anche se sono quello più grande. Però era una partita, diciamo, molto importante per me e anche per tutta la città, per tutta la società, che avevo bisogno di loro. Infatti anche grazie a loro io ho fatto un buon lavoro durante la partita. Jakožto bývalý sportovec vím, jak je důvěra důležitá a ty jsi ji v Boloni získal. Stal jsi se základním pilířem. Jak vnímáš konkurenci a tlak? Bella domanda. Diciamo che io ho ormai 34 anni, un po' ce l'ho un po' di esperienza, sono da 12 anni in Italia che gioco ogni anno, diciamo, titolare, quindi un po' con questa esperienza riesco a gestire le cose quando siamo in difficoltà o quando sono in difficoltà, quando la squadra è in difficoltà, quando sono io in difficoltà. Grazie alla mia esperienza riesco a aiutare la squadra, che magari sono tanti ragazzi qui a Bologna giovani, a parte 3-4 che siamo più grandi, che infatti è importante avere anche dei giocatori magari di più esperienza, perché riusciamo nella difficoltà a aiutare la squadra e tornare sulla strada giusta, diciamo. Così. Když se podíváme na tvoji cestu z polského Gorníku přes Řím, Empoli až do Bologni, kde tě to nejvíce formovalo jako hráče a kde jako člověka? No, io praticamente sono arrivato in Italia direttamente a Roma, che è una grandissima piazza in Italia. Sono arrivato da una squadra piccola, dalla Polonia, da Górnik Zabrze, direttamente a Roma. Ero consapevole che non facessi subito titolare, lo sapevo che sarò secondo. Poi dopo due anni ho deciso di farmi le ossa, diciamo, in Serie A, perché volevo iniziare a fare titolare, perché penso che a 22-23 anni è il momento giusto per iniziare a giocare in un campionato importante come Serie A. E lì ho chiesto alla società di Roma che mi mandano in prestito, perché sapevo che qui a Roma purtroppo non giocavo meno quello che mi aspettavo magari. Andando a Empoli ho fatto 2 anni sempre da titolare, ho fatto benissimo, poi la società di Roma mi ha riportato a Roma
E io volevo continuare ad andare ancora, diciamo che volevo cambiare la squadra perché subito Roma mi ha detto che non è detto che farò titolare. Allora io ho detto guarda che voglio fare titolare, preferisco che mi vendete o mi date in prestito. Purtroppo lì la società di Roma non mi ha dato ok di andare via perché giocavamo delle competizioni importanti come Champions League, campionato e Coppa Italia e mi ha detto che hanno bisogno di due portieri forti. Siamo stati io e Alisson Becker che adesso gioca a Liverpool. Ha fatto benissimo quell'anno, mi ricordo, a Roma e sono rimasto ancora bloccato, diciamo, a Roma per un anno. Poi dopodiché ho detto adesso basta, mi dovete vendere perché io voglio giocare, continuare a giocare perché come ho fatto prima a Empoli. È stata possibilità che mi ha comprato Bologna e sono contento perché sono da 7 anni qua che diciamo che faccio sempre titolare, adesso inizia l'8° anno e qui veramente mi sono fatto le grandi ossa e magari mi sono fatto vedere a tutto campionato e adesso mi conoscono diciamo tutti, tra virgolette. Penso che adesso sono un portiere che la gente mi rispetta e sa quello che valgo. V Boloni jsi už od roku 2018. Jak se tady cítíš? Sì, sì, a Bologna sono 7 anni, adesso inizia la 8ª stagione. Mi trovo benissimo, praticamente mio figlio è cresciuto tutto qua, a parte che è nato solo in Sardegna, poi ha fatto tutto il percorso della sua vita, scuola, infanzia da piccolo fino a 7 anni ha fatto qua. Io e mia moglie ci troviamo benissimo, la città è bellissima. Peccato che non c'è mare perché sarebbe perfetto, però ci troviamo veramente, veramente bene. Jaký pro tebe byl návrat do národního týmu? Sì, mi convocano da tanti anni a nazionale, però purtroppo, anche magari per fortuna che i portieri sono in Polonia tutti forti, diciamo. C'avevo sempre le grandi rivalizzazioni davanti a me come Szczęsny, sono stato sempre secondo portiere nazionale, però tutte le volte che mi convocavano non ho mai pensato di non andare anche se giocassi pochissimo, perché lo sapevo che prima o poi arriverà il mio momento importante a nazionale. Infatti, come è successo a Europeo 2024, che ho giocato contro Francia, ho fatto una grande partita, ho vinto anche il miglior giocatore della partita. Adesso Szczęsny ha smesso con la nazionale, adesso sono io il primo nazionale portiere. Ale ty jsi se stal proti Francii nejlepším hráčem. Jak jsi užíval tento moment? No, è stata una grande emozione perché il mister praticamente mi ha detto giorno prima a cena che giocherò la partita contro la Francia, che eravamo purtroppo già fuori dall'Europeo, ci è mancata l'ultima partita contro la Francia e poi tornavamo a casa perché non si siamo più qualificati. Io sono stato sinceramente durante la notte anche sereno perché giocavo già nella mia vita partite importanti come campionato di Serie A, Champions League, eccetera. Quindi sono stato molto sereno, poi durante la partita ho detto faccio il mio, quello che lo so fare, è andata benissimo, ho vinto il miglior giocatore della partita, ho portato almeno io un trofeino diciamo a casa. Jaké jsou tvé další cíle a mety? I miei obiettivi sono continuare di fare bene come individuale e come con il gruppo, diciamo, con la società, quella che mi trovo adesso. Vorrei continuare a vincere qualche trofeo, magari, perché visto che giochiamo adesso 3 trofei durante l'anno, sarebbe bello vincere magari anche uno, che lo sappiamo che qui a Bologna è importante per tutti, perché Bologna da tanti anni che non vinceva niente. L'anno scorso abbiamo vinto Coppa Italia, quest'anno abbiamo 3 competizioni. Se vinceremo un altro trofeo sarebbe una grande cosa per me, per la società e per tutto il gruppo che siamo qua. Jaká byla pro tebe adaptace na italský způsob života? Přece jenom pro polského kluka to byl celkem skok. Rozumiałem. No, No, diciamo che mio paese come la Polonia, sono molto patriota, la amo tantissimo.
Però Italia diciamo che è diventata la mia seconda casa, che probabilmente rimarrò a vivere qua per sempre quando smetto un giorno di giocare calcio, perché ho la moglie italiana, mio figlio diciamo che è mezzo italiano, mezzo polacco. Italia come Italia è un paese bellissimo, sono innamorato di paese soprattutto perché c'è sempre sole, si mangia bene, le persone tutte che conosco sono veramente sempre felici. Diciamo che in Polonia magari la cultura è un pochettino diversa, mi piace tantissimo, però mi piace tantissimo anche quella italiana, quindi mi trovo molto molto bene qua in Italia. Jaké byly tvé největší výzvy, kterým si čelil ve své kariéře? No, io dove sono cresciuto in Polonia esisteva solo pala, cioè esisteva solo pala, eravamo un quartiere non bellissimo, però siamo cresciuti felici. Dopo la scuola si andava a giocare sempre alla pala fino a non si faceva buio, perché prima non è che come adesso c'erano le luci ovunque, si giocava anche di sera. E quindi ero sempre innamorato di calcio e continuavo a crescere e continuavo la diciamo, mia carriera iniziata in Polonia. Poi mi ha preso diciamo, la prima squadra della città, che è stato Górnik Zabrze. Ho fatto tutto il percorso lì di giovanili, di primavera, prima squadra. E diciamo lì a Górnik Zabrze ho capito che voglio diventare un giocatore professionista. E da lì ho iniziato a fare tutto come si deve. Anche se arrivando in Italia, diciamo che ho conosciuto tante cose, quelle che non conoscevo magari in Polonia, perché diciamo che Serie A è molto più forte campionato di quello polacco. E quindi quando sono arrivato in Italia ho iniziato ancora a fare le cose sul serio, perché voglio giocare il calcio finché posso, cioè il mio obiettivo è giocare calcio fino a 40 anni, poi speriamo che non mi faccio male prima, non si sa mai nel calcio. Questo è il mio sogno era da bambino diventare un giocatore professionista, poi cambiare un campionato forte come quello italiano, e adesso il mio sogno è conquistare altri trofei e giocare fino a 40 anni. Questo qua è diciamo mia storia veloce, dai. Rodina je pro mnoho sportovců důležitá. Jakou roli hraje ve tvém životě? No, diciamo che mia moglie ho conosciuto quando giocavo a Empoli. Ci siamo visti a Roma, quando ero diciamo, da Roma in prestito, era a Empoli, un giorno mi faccio male sulla caviglia e la società della Roma mi chiama di fare le cure, riabilitazione a Roma, perché ero delle proprietarie di Roma. E quindi lì mi metto per un mese perché c'era sosta per la nazionale, non sono andato a quel periodo nazionale, e lì conosco mia moglie e ci siamo trovati subito benissimo. E diciamo che mia moglie mi ha dato grande spinta nella mia carriera di calcistica, soprattutto quando magari ero ancora giovane, avevo dei diciamo, pensieri da giovane che magari volevo un po' divertirmi in momento sbagliato, prima dell'allenamento o prima di una partita importante. Lei interveniva lì, mi diceva guarda che tu fai un giocatore professionista, sei con me, quindi facciamo le cose serie, stai con me, altrimenti cioè, se fai questa vita qui, cioè, questo togliamo, aspetta. Penso che da quando ero piccolo, più giovane diciamo, l'importanza nella mia carriera erano i miei genitori, i miei fratelli, 2 fratelli che giocavamo sempre insieme a palla. I miei genitori che non ce l'avevamo tanto, però non mi hanno mai mancato niente, diciamo scarpe da calcio o guanti nel mio ruolo. Poi piano piano ho iniziato a guadagnare i miei soldi e sono andato per la strada mia. Dopodiché ho cambiato paese e ho conosciuto la mia moglie, che è diventata adesso la mia famiglia.
Anche grazie a lei diciamo che ho fatto un grande salto di qualità nella mia vita e nel calcio, perché lei mi vuole tanto bene, mi ama, quindi mi sempre aiuta, anche magari quando io, non so, qualcosa ho sbagliato, lei mi sempre, con la sua voce, con la sua presenza, mi dava il suo sostegno, esatto. Poi nato mio figlio adesso malato di calcio anche lui, quindi voglio essere anche per lui una persona importante nella vita fuori dal calcio, anche mentre si allena. Voglio essere una persona, non solo, voglio essere un padre bravo, ma anche, diciamo, un esempio, ecco, un esempio. Když zůstaneme u rodiny, žiješ se svojí manželkou Matildou, která pochází ze Sardinie. Kde jste se seznámili? Noi ci siamo conosciuti, già ho detto anche prima, noi ci siamo conosciuti quando ero a Empoli e mi sono infortunato, ero della società della Roma, mi chiama per venire a fare controlli, che mi sono fatto male alla caviglia e sono rimasto lì per 2 settimane a Roma perché c'era la sosta per nazionale. E lì ci siamo conosciuti a Roma, lei faceva non so, non mi ricordo, forse una pubblicità, una cosa del genere. Ci siamo visti in Piazza Spagna e da lì siamo trovati sempre bene. Máte spolu syna Leonarda, tak bude to další golman do rodiny? Certo che sarà come dice lui, è già un giocatore. Si allena qua a Bologna, da settembre riprenderanno allenamenti, già praticamente Leo ha 7 anni, ha iniziato a allenarsi qui con Bologna quando aveva 4 anni, quindi sarà il suo terzo anno, è appassionatissimo di calcio e continuerà su questa strada, sono quasi sicuro. Máte s rodinou nějaké své oblíbené místo, restauraci? Sì, ce l'ho, ora vi ci porto. Super, perfetto. Lukáš nám prozradil, jaké byly vaše první začátky. Jak těžké to bylo, když jste se setkali a protnuli se 2 jazykové bariéry? No, diciamo che è stato facile sin dall'inizio perché in realtà ci piacevamo tantissimo, c'era tanto entusiasmo, quindi anche le piccole differenze, anche se ho rinunciato al mio lavoro, sono state tutte cose che ho fatto con molto piacere perché ero innamorata e sapevo che lui fosse innamorato di me. Popiš mi vaše první začátky. È passato un po' di tempo, però all'inizio io facevo avanti e indietro perché lavoravo un po' in giro per l'Italia, poi ne approfittavo, venendo dalla Sardegna, ne approfittavo anziché tornare a casa, magari andavo a trovarlo, poi comunque quasi subito lui mi ha chiesto di andare a vivere con lui. All'inizio in realtà aveva avuto un brutto infortunio e quindi gli sono stata vicino durante tutto il periodo della riabilitazione e poi subito lui mi ha chiesto di andare a vivere insieme dopo questo periodo. Jakožto manželka slavného hráče, a ty sama jsi i slavná na Instagramu, setkáváš se někdy s negativními komentáři? Purtroppo sì. All'inizio erano di più, devo dire la verità, poi magari alla fine la gente ha visto che ha smesso di giudicare perché comunque se si sta da tanto tempo insieme, si hanno certi valori, si solidifica la famiglia, c'è poco da dire, parlano i fatti, quindi le malelingue hanno smesso di parlare. All'inizio, devo dire la verità, mi ferivano molto non tanto gli attacchi a me, ma gli attacchi nei suoi confronti. Lui è più corazzato in questo, riesce a farsi scivolare più le cose addosso, forse perché ci è più abituato. Io ormai mi sto abituando, però devo dire anche che ultimamente è anche difficile ricevere commenti negativi come all'inizio magari. Jaká byla tvá první návštěva Lukášovy země? Jak jsi oblíbila Polsko? Allora, mi ha fatto una bella impressione perché sono stata accolta bene, ovviamente. Purtroppo la prima volta la seconda in realtà, la prima volta ci sono rimasta pochissimo perché era durante il campionato, quindi siamo rimasti 2 giorni. La seconda volta lui era infortunato, quindi 2 situazioni particolari. Ovviamente venendo dalla Sardegna
un posto sempre il mare, il massimo del freddo, io potevo coprirmi con un giubbottino di pelle. Ho trovato un posto veramente diverso, non pensavo che fosse così diverso come paesaggio, come clima, come cibo. È molto diverso effettivamente, forse più di quello che la gente possa aspettarsi. Però a me piace la diversità, altrimenti non avrei scelto un marito di un altro paese. Máte doma syna Leonarda, tak jakým jazykem doma mluvíte? Ty sama už umíš něco polsky? Allora, io ho provato, ho messo tantissima buona volontà nell'imparare il polacco, ma Lucas non mi ha aiutato tanto perché ha poca pazienza. Quindi, devo dire la verità, Leo non parla abbastanza il polacco. Magari qualcosa inizia a capirlo, adesso che è un pochettino più grande si interessa di più. Poi c'è anche da dire che all'inizio c'è stato il Covid, si poteva viaggiare di meno, quindi ha anche frequentato un pochettino di meno la sua famiglia, però più si va avanti più riusciamo a farli frequentare di più la famiglia di Lucas. Lucas si impegna un pochettino di più a parlargli polacco, però ancora non ci stiamo, come seconda lingua non ci stiamo. Bisogna ammettere questa colpa. A řekni mi, jak jste si užili oslavy po 51 letech? A livello come storia di città fortissimo, perché tutt'oggi mio figlio è andato al campo estivo con la maglietta con scritto Campioni Coppa Italia con lo stemmino e che se la guardava così, quindi ovviamente è stata una cosa molto emozionante sia a livello storico come parte della città, che siamo qui da tantissimi anni, e anche a livello personale per Lucas è stata una grandissima soddisfazione. Ty sama teďka na něčem pracuješ, na nějakým novém projektu? Byla jsi přece jenom bývalou modelkou, tak nějaký návrat zpátky? No, devo dire la verità, no, ho sempre all'inizio proprio ho dato quasi un taglio netto a quello che era il mio lavoro. Non è mai stato il lavoro dei miei sogni, nel senso che io ho sempre adorato i cani, avrei voluto fare la veterinaria, sono diventata educatore cinofilo, faccio le gare con i cani, preparo i cani, quindi non mi è pesato anche per questo, perché avevo sempre il mio sogno, in realtà avevo più tempo libero per realizzarlo, quindi no, ho rallentato sempre di più, ho sempre fatto qualcosa coi social, però ora non c'è niente in corso, mi sto dedicando più ai miei cani, alla mia famiglia, alla mia formazione. Posso aggiungere, mi sentivo molto fortunata a poterlo fare perché è stata un'esperienza bellissima della mia vita, mi ha permesso di viaggiare tanto, mantenermi, conoscere tante persone, tante realtà, però sapevo che sarebbe stata una parentesi della mia vita. Sì, allora io ho dei certificati, ho dei diplomi che attestano che io posso fare, però ora mi sto concentrando, ho 3 cani, quindi mi sto concentrando a fare le gare, le preparazioni per i miei e in più magari seguo qualcos'altro, magari porto qualche cane in esposizione, qualche cosa così, però mi sto concentrando sui miei. Non era un progetto averne 3 subito con cui fare le gare. È stato un caso e quindi adesso sono abbastanza impegnata così, però mi sto sempre formando per sapere sempre di più. A moc ti děkuji za tvůj rozhovor a přeju pro celou rodinu hodně štěstí a úspěchů. Grazie anche a te.